Ciao a tutti e bentornati nel mio podcast. In questa puntata impariamo due nuove alternative per sostituire molto in una frase. Molto è una parola davvero utilizzata. Potrebbe essere interessante conoscere anche qualche alternativa per variare un po' le vostre frasi. Che cos'è molto? Molto può essere un pronome, un aggettivo e un avverbio. Fatta questa premessa, iniziamo la puntata di oggi. Vediamo tre esempi di questi tre usi differenti di molto. Numero 1. C'è molto pane in casa. There is a lot of bread at home. In questa frase, molto è un aggettivo di quantità che si riferisce a pane. Quindi si riferisce al sostantivo della frase. Numero 2. In molti erano alla festa. Many were at the party. In questo caso, molti sostituisce un sostantivo e quindi in questa frase molti è un pronome. Molti in questa frase potrebbe sostituire molte persone erano alla festa. Numero 3. Ho dormito molto stanotte. I've slept a lot last night. In questa frase, molto è un avverbio perché ci dà un'informazione in più sul verbo della frase. Ho dormito molto è come se dicessimo ho dormito bene. I've slept well. Bene ha la stessa funzione di molto nella frase. Va a dare un'informazione in più sul verbo. Quindi, per questi tre usi, aggettivo, pronome, avverbio, possiamo sostituire molto con altre due parole, che adesso vi dico. Tanto e parecchio. Quindi, molto, tanto, parecchio sono sinonimi e possono essere tutti e tre utilizzati con funzione di aggettivo, di pronome e di avverbio. Vediamo gli esempi di prima e trasformiamoli con le due nuove alternative che vi ho appena detto. Quindi, la prima frase che abbiamo visto è c'è molto pane in casa. Io posso anche dire c'è tanto pane in casa e c'è parecchio pane in casa. Sto dicendo la stessa cosa. Ovviamente, in queste tre frasi, molto, tanto e parecchio sono al singolare maschile, perché pane è un sostantivo singolare maschile. Se il sostantivo fosse stato forchette, quindi femminile plurale, avremmo detto ci sono molte forchette in casa, ci sono tante forchette in casa, ci sono parecchie forchette in casa. Vediamo ora la funzione di pronome. Prima abbiamo visto l'esempio. In molti erano alla festa. Possiamo anche dire in tanti erano alla festa. E possiamo anche dire in parecchi erano alla festa. In questo caso utilizziamo il maschile plurale perché facciamo riferimento a un gruppo di persone in generale. L'impersonale in italiano si fa con il maschile plurale. Vediamo ora l'esempio con l'avverbio. Prima abbiamo detto ho dormito molto stanotte. Possiamo anche dire ho dormito tanto stanotte. E possiamo anche dire ho dormito parecchio stanotte. Quando molto, tanto, parecchio sono avverbi, hanno la funzione di avverbio nella frase.
diventano invariabili. Quando forniscono informazioni sul verbo, rimangono così come sono, al maschile singolare. Quando invece sono aggettivi o pronomi, come abbiamo visto prima, si accordano per genere e numero, in base al sostantivo che qualificano o che sostituiscono. Allora, vediamo altri esempi per ogni funzione. Ricominciamo dalla funzione di aggettivo. Stamattina c'erano molti cani al parco. Stamattina c'erano tanti cani al parco. Stamattina c'erano parecchi cani al parco. Non la vedo da molto tempo. Non la vedo da tanto tempo. Non la vedo da parecchio tempo. Vediamo ora due esempi con la funzione di pronome. Numero 1. Quanti bambini c'erano in classe? Io posso rispondere: ce n'erano molti, ce n'erano tanti, ce n'erano parecchi. Numero 2. Quante canzoni hai ascoltato durante il viaggio? Anche qui posso rispondere: molte, tante, parecchie. Vediamo ora un altro esempio con la funzione di avverbio. Sono molto dispiaciuta per ciò che è successo. Posso anche dire: sono tanto dispiaciuta per ciò che è successo. Sono parecchio dispiaciuta per ciò che è successo. Il contrario di molto, tanto, parecchio è poco. Quindi, se vogliamo dire il contrario dagli esempi che avete appena sentito, possiamo dire: ho dormito poco stanotte. C'è poco pane in casa. C'erano pochi cani al parco. L'ho vista per poco tempo. In pochi erano alla festa. Quanti bambini c'erano in classe? Pochi. Spero che questa puntata vi sia piaciuta, ma soprattutto che vi sia stata utile. Può essere un ottimo ripasso per voi. Io vi ringrazio per aver ascoltato questo episodio. Non dimenticatevi di lasciarmi una valutazione e una recensione su Apple Podcast, se ancora non l'avete fatto. Ci sentiamo nel prossimo episodio.